Ciao a tutti, buongiorno. Allora, ho deciso di inaugurare una nuova serie di video, serie che potrebbe essere composta anche da questo unico video, perché come al solito io decido di fare le cose, le inizio, magari ne faccio un pezzettino e poi dopo mi rompo le scatole e quindi non faccio più niente. Il mio canale, il mio piccolo stremizzato canale YouTube è un po' la prova di questa cosa qui. In ogni caso, quanti fra coloro che stanno in questo momento guardando questo video mi conoscono, sanno chi sono. Per gli altri che in qualche modo si sono imbattuti in questo video e non mi conoscono, io sono Francesco Saverio Capo, sono musicista, sono bassista elettrico, all'occorrenza contrabbassista ma senza troppe pretese, ma anche come bassista sicuramente per placare subito i miei tanti detrattori, senza tante pretese anche come bassista. Ciò nonostante ci ho campato per molti anni e in teoria ci camperei anche adesso. E, oltre a dedicarmi allo strumento mi sono dedicato più volte nel corso dei miei anni di attività anche all'arrangiamento e alla produzione, senza grossi risultati devo dire, però alcune delle cose che ho fatto mi hanno dato comunque una certa soddisfazione e quindi sono contento di averle fatte. Ho ricevuto anche dei complimenti ogni tanto, insomma degli apprezzamenti anche da addetti ai lavori con molto più nome del mio. Perché questo video quest'oggi? Perché è così discorsivo? Perché ho deciso un po' di cambiare l'impostazione della mia vita. Ancora non ho idea di dove andrò a parare, però sicuramente arrivato ormai alla soglia dei 54 anni che compirò il prossimo 9 novembre. Oggi è il 22 ottobre, sono le 11:33 in questo momento. E appunto arrivato a questa soglia, ma avrei voluto e forse dovuto farlo prima, ho deciso un po' di cambiare la direzione della mia vita. Ancora non ho proprio chiaro cosa voglio fare per gli anni che mi rimangono, cioè qualche idea ce l'ho, in realtà ne ho più di una. Però non ho ancora deciso quale scegliere, da che parte andare, e soprattutto, anche se ne scegliessi una, in ogni caso, diciamo, sulla realizzazione di nessuna delle idee che mi è venuto in mente ho le idee chiare, quindi ci sto pensando. In ogni caso ho deciso di iniziare comunque come dire, un percorso di cambiamento e di prendere un'altra strada, e chissà, magari farò qualche video in più nei prossimi tempi, non lo so ancora, può darsi che questo sarà l'unico, come spesso faccio. E, se invece prenderò questa strada di essere un po' più attivo con i video, insomma lo scopriremo e lo scoprirete insieme a me nei prossimi tempi. Vorrei disquisire un pochino sul perché sto cominciando a prendere questa scelta di cambiare vita, e riguarda ovviamente la vita degli artisti e dei musicisti in generale, ma non voglio annoiarvi subito così tanto in questo video, quindi adesso proverò a fare due note anche per ringraziarvi dell'ascolto fino a questo momento. Si tratta del preludio alla suite numero 1 in sol maggiore per violoncello di Johann Sebastian Bach, che sarebbe in sol maggiore. Questo è un sol, magari alziamo un pochino, se no ho paura che non si sentirà niente, che io però da tanti anni eseguo in re maggiore, perché questo mi consente di sfruttare meglio
rende tutto più comodo e sfrutta meglio la sonorità dello strumento, oltre al fatto che verso il finale c'è un pedale con una corda a vuoto. No, c'è un pedale che non si può fare con la corda a vuoto in realtà, cioè si potrebbe fare in sol con una corda a vuoto che però viene troppo grave, mentre facendolo in re si può diteggiare questo pedale e si diteggia però in una maniera un po' più comoda. Quindi adesso proverò a farlo, spero di non fare troppi errori e vi ringrazio anticipatamente per la comprensione e per l'ascolto, e poi magari in un altro video proseguirò la chiacchierata che comunque ho intenzione di fare. Va bene? Eccolo qua. E va bene, ho barato, ho fatto un piccolo editing perché la versione che ho fatto in precedenza volevo fare un unico video per un senso di onestà, diciamo, no? Però avevo fatto un paio di svarioni un po' troppo importanti e quindi insomma non erano proprio passabili, diciamo. Gli svarioni su Bach sono sempre degli insulti. Già trasportare Bach su altri strumenti è sempre un'operazione un po' strana, anche se poi è così universale che lo potessi suonare in qualsiasi modo, a patto che non si suoni bene. Adesso io ho suonato al meglio che mi è riuscito in questa esecuzione qui, magari ho avuto due o tre piccole incertezze, però proprio errori proprio non ci sono stati. E quindi, come dire, ho barato un pochino in modo da non insultare l'artista e voi che vi trovate ad ascoltarmi. Solo per questo mi sono permesso questa piccola disonestà. E niente, spero di, insomma, anzi, con una certa sicurezza vi dico che insomma proseguirò questa chiacchierata sulla situazione, sulla mia situazione personale, magari un pochino sulla situazione in generale di come vanno le cose qui, soprattutto in Italia.
e magari con altre piccole esecuzioni di cose che ho fatto nel tempo, va bene? Intanto grazie davvero per avermi ascoltato e per aver visto il video fino alla fine. Ci vediamo presto, buona giornata.